Immagina di poter afferrare un singolo capello. Ora, immagina di dividerlo in due e poi ancora in due. Continua a dividerlo per 40.000 volte. Quello che ti rimarrebbe tra le dita è un filo invisibile, sottile come un soffio di luce. Se potessi estrarre questo filo da ogni singola cellula del tuo corpo e legarlo insieme, capo a coda, non otterresti una matassa qualunque. Otterresti un cavo lungo 110 miliardi di chilometri, abbastanza per avvolgere la Terra 2 milioni di volte, o, cosa ancora più sconvolgente, abbastanza per viaggiare dalla Terra al Sole e tornare indietro. Non una volta, non 10 volte, ma 60 volte. Tutto questo immenso, incomprensibile nastro cosmico è ripiegato in questo preciso istante dentro di te. Come è possibile? Come fa una struttura lunga miliardi di chilometri a stare dentro un corpo alto meno di 2 metri? La risposta è l'arte della compressione estrema. La natura è il più grande archivista dell'universo. Immagina di prendere un filo da pesca lungo 40 chilometri. Ora il tuo compito è farlo entrare tutto, senza nodi e perfettamente ordinato, dentro una pallina da tennis. Sembra magia, ma è pura ingegneria biologica. Il tuo DNA si avvolge su se stesso, si attorciglia attorno a rocchetti di proteine, si ripiega ancora e ancora, fino a diventare 10.000 volte più compatto. È come se avessi preso l'intera enciclopedia britannica e l'avessi scritta sulla testa di uno spillo. E la cosa incredibile è che questo libro non è incollato. Può essere letto in qualsiasi momento. Se decidessi di leggere il tuo codice genetico ad alta voce, una lettera al secondo, senza mai fermarti per mangiare o dormire, sai quanto tempo ci metteresti? 96 anni. Una vita intera spesa solo a recitare l'indice del tuo corpo. Questo codice è scritto con un alfabeto di sole 4 lettere. A, C, G, T. Sembra semplice, quasi banale. Eppure la sequenza di queste 4 lettere determina se avrai gli occhi azzurri o marroni, se sarai alto o basso, se il tuo cuore batterà per 100 anni o si fermerà prima. È un linguaggio universale, antico di miliardi di anni, che non ha bisogno di traduttori. Ogni essere vivente su questo pianeta, dal filo d'erba alla balena azzurra, legge esattamente lo stesso manuale di istruzioni. Cambiano solo i paragrafi. Pensaci un attimo. Tutto ciò che sei, ogni singola istruzione per costruire le tue ossa, la tua pelle, il tuo cervello, è contenuto in una molecola che non puoi nemmeno vedere a occhio nudo. Se prendessimo tutto il DNA di tutti gli esseri umani sulla Terra oggi, tutti gli 8 miliardi di noi, potremmo farlo stare dentro un cucchiaino da caffè. Un singolo cucchiaino. Eppure, quel cucchiaino conterrebbe tutte le informazioni necessarie per ricostruire l'intera umanità da zero. Tutta la nostra storia, le nostre guerre, i nostri amori, le nostre scoperte, codificate in una polvere organica che pesa meno di una moneta. È una densità di informazione che fa impallidire i nostri migliori supercomputer. I nostri hard disk sono giocattoli primitivi in confronto alla memoria della vita. Ma c'è un dettaglio che spesso ci sfugge. Tu non sei un originale. Sei una copia di una copia di una copia. Ogni volta che una tua cellula si divide, deve copiare questi 3 miliardi di lettere e deve farlo velocemente. Immagina un monaco amanuense che deve trascrivere l'intera Bibbia in 20 minuti. È inevitabile, commetterà degli errori. Un errore di battitura qui, una lettera saltata là. La maggior parte di questi errori non fa nulla. Alcuni sono disastrosi, ma altri sono la ragione per cui esistiamo. Senza quegli errori di copiatura saremmo ancora batteri nel fango primordiale. L'imperfezione è il motore dell'evoluzione. Ci piace pensare di essere speciali, unici,
separati dal resto del creato. Guardiamo un albero o un animale e vediamo qualcosa di alieno. Ma il tuo DNA racconta una storia molto diversa. Una storia che potrebbe ferire il tuo ego o farti sentire infinitamente connesso. Mettiamo il tuo codice genetico accanto a quello della persona seduta vicino a te o di una persona dall'altra parte del mondo. Quanto siete diversi? La risposta è quasi per nulla. Il 99,9% del vostro DNA è identico. Identico. Tutta la diversità umana, tutte le differenze di colore, altezza, tratti somatici, risiedono in quel minuscolo 0,1%. Siamo variazioni minime sullo stesso identico tema musicale. Ma andiamo oltre. Usciamo dalla specie umana. Prendi una banana. Sì, il frutto giallo che mangi a colazione. Mettila sotto il microscopio della genetica. Quanto DNA pensi di condividere con lei? 10%? 20%? Tieniti forte. Condividi circa il 50% del tuo DNA con una banana. Metà del tuo manuale di istruzioni è identico a quello di un frutto. Perché? Perché anche la banana ha bisogno di replicare le cellule, di metabolizzare zuccheri, di respirare a livello cellulare. I meccanismi di base della vita sono gli stessi. La natura non reinventa la ruota ogni volta. Una volta trovato un codice che funziona, lo usa per tutto. Per te, per il fiore nel tuo giardino, per il lievito nel tuo pane. E con uno scimpanzé? Qui i numeri diventano inquietanti. Condividiamo quasi il 99% del DNA. Quell'1% di differenza contiene tutto ciò che distingue una cattedrale da un termitaio, una sinfonia da un grido, un viaggio sulla luna da un salto tra i rami. È la dimostrazione di quanto sia potente il codice genetico. Basta cambiare poche lettere, spostare qualche virgola nel testo e si passa da un animale che teme il fuoco a un animale che costruisce razzi spaziali. Non serve riscrivere il libro per cambiare il finale. Basta cambiare l'ordine delle parole. Il tuo DNA è un palinsesto, un documento scritto e riscritto sopra testi precedenti, pieno di appunti presi da antenati che non hai mai conosciuto. C'è qualcosa di ancor più strano nascosto nel tuo codice. Se guardi bene tra le lettere, trovi dei fossili. Circa l'8% del tuo genoma non è umano, è virale. Sono i resti di antiche infezioni combattute dai tuoi antenati milioni di anni fa. Virus che hanno invaso il DNA dei nostri predecessori e sono rimasti intrappolati lì, disattivati, come insetti nell'ambra. Porti dentro di te il cimitero di pandemie preistoriche, ma la natura è opportunista. Alcuni di questi geni virali sono stati riutilizzati. C'è una teoria affascinante che suggerisce che la capacità dei mammiferi di formare la placenta e quindi di far nascere i propri piccoli vivi invece di deporre uova derivi proprio da un antico gene virale che abbiamo addomesticato. Siamo chimere genetiche. Potresti pensare che il tuo DNA custodito nel nucleo della cellula come un gioiello in cassaforte sia al sicuro. Ti sbagli. È un campo di battaglia. In questo preciso momento, mentre ascolti la mia voce, il DNA di ogni tua cellula è sotto attacco. Radiazioni ultraviolette dal sole, tossine nel cibo che mangi, radicali liberi prodotti dal tuo stesso respiro. Sono proiettili invisibili che strappano il tessuto della doppia elica. Si stima che il DNA di una singola cellula subisca fino a 1 milione di lesioni al giorno. 1 milione. Se il tuo corpo non facesse nulla, ti disgregheresti in poche ore. Il tuo codice genetico verrebbe cancellato come un file corrotto in un computer rotto. Ma ecco il colpo di scena. Non ti disgreghi, perché dentro di te pattuglia un esercito di riparatori instancabili. Sono enzimi specializzati
molecole che scorrono lungo i binari del DNA come operai su una linea ferroviaria ad alta velocità. Cercano i danni. Appena trovano una rottura, si fermano. Tagliano via il pezzo danneggiato con precisione chirurgica. Cercano il pezzo mancante e lo sostituiscono, cucendo tutto insieme. È un lavoro frenetico, continuo, che non si ferma mai, nemmeno per un secondo, finché sei vivo. Se questi guardiani scioperassero anche solo per un giorno, la vita come la conosciamo finirebbe. La tua esistenza è un equilibrio precario tra distruzione costante e riparazione perfetta. Questa battaglia va avanti da molto più tempo di quanto tu possa immaginare. Il filo di DNA dentro di te non è nuovo, è antico. È stato tramandato di generazione in generazione in una catena ininterrotta che risale a 4 miliardi di anni fa. Pensa ai tuoi genitori, ai loro genitori, ai genitori dei loro genitori. Risali indietro nel tempo, attraverso la storia, attraverso la preistoria, attraverso le ere glaciali, fino a quando i nostri antenati non erano umani, ma piccoli mammiferi terrorizzati dai dinosauri. E ancora più indietro, fino ai primi pesci che osarono uscire dall'acqua. E ancora, fino alla prima cellula che si divise nell'oceano primordiale. Quel filo non si è mai spezzato. Se si fosse spezzato anche una sola volta in 4 miliardi di anni, tu non saresti qui. Tu sei il vincitore di una lotteria durata eoni. Per la prima volta nella storia di questo pianeta, una specie ha imparato a leggere il proprio codice. E non solo a leggerlo, a scriverlo. Siamo sulla soglia di un'era in cui il DNA non sarà più solo un destino, ma una scelta. Possiamo correggere gli errori prima che causino malattie. Possiamo forse estendere la durata della vita. Ma con questo potere arriva una responsabilità cosmica. Il DNA non è solo chimica, è la memoria sacra della vita sulla Terra. È l'unico vero libro di storia che non mente mai. Modificarlo significa modificare l'essenza stessa di ciò che siamo. Siamo pronti a diventare gli editori della nostra stessa evoluzione. O siamo bambini che giocano con il fuoco degli dei. Alla fine, cos'è il DNA? Sono solo atomi. Carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto, fosforo. Gli stessi identici atomi che trovi nelle stelle morenti e nella polvere interstellare. Ma nel tuo corpo, questi atomi morti si sono organizzati in un modo così complesso, così miracoloso, da diventare coscienti. Da poter guardare il cielo e chiedersi: chi sono io? Il tuo DNA è il modo in cui l'universo ha imparato a conoscere se stesso. È la materia che si sveglia dal suo sonno eterno. Custodiscilo bene, perché dentro quel filo invisibile c'è scritta la storia dell'universo intero. Io sono Renderium e questo è il codice della vita. Iscriviti e continua a esplorare l'impossibile con noi.